Sacci, buona giornata. Allora, oggi bentornati sul mio banconaccio di lavoro e facciamo un video un pochino diverso dal solito. Un video che l'idea non è stata mia, è stata dei ragazzi del gruppo di Telegram di Sbarbiamoci senza pensieri. E la domanda che si sono fatti è: sono le lamette da barba tutte o hanno tutte la stessa misura, le dimensioni? Perché questa domanda, ragazzi? Beh, perché se le lamette da barba non avessero tutte la stessa dimensione, specialmente quello che ha a che vedere con la larghezza della lametta, eh, questo potrebbe spiegare perché magari qualche lametta la sentiamo più efficace che altra, o qualche lametta la sentiamo che ci gratta più in faccia che altra. E chissà, a volte diamo la colpa al tipo di affilatura di rivestimento, però potrebbe essere un problema dimensionale della lametta, perché se è più larga naturalmente ha più esposizione sul rasoio. Sicché andiamo a cercare di fare questa misura. Una misurazione, ragazzi, che vi dico subito non è tanto facile. Perché non è tanto facile? Prendiamo per esempio questa Bolzano. Che succede? Che le lamette sono molto flessibili e con il calibro corro il rischio a prendere la misura, per quanto posso essere delicato, però all'ora di stringere, vedete, posso piegare la lametta e già con un decimo di differenza praticamente falserei la misura. Allora mi è venuto in mente che si potrebbe usare questa vecchia morsa. Quello che faccio è che appoggio la lametta nella parte bassa della morsa, che rimanga diritta, la stringo e prendo la misurazione, perché in questo modo in teoria la lametta non dovrebbe flettere. Allora, vedete il calibro sta in 0, ok? La tacca grande è un decimo e la tacca piccola sarebbero 2 centesimi. Ogni 5 tacche piccole ho il decimo. E poi qui sulla barra grande devo leggere i millimetri, va bene? Allora, incominciamo con questa Bolzano. Normalmente il calibro si usa nelle punte. Allora, con molta delicatezza arrivo a picchiare, ok? Allora, questa dovrebbe essere la misura. Vedete che qui ho 20 mm, 21, quasi 22, però non arrivo a 22, sarebbe 21. Poi ho 9 decimi più 2 tacche piccole che sarebbero 0,4, sicché ho 21 con 94. Questa è la misura della Bolzano, 21 mm con 94. Andiamo a prendere un'altra lametta. Mettiamo a posto la Bolzano e per esempio possiamo prendere, qui ho a mano un'astra blu. Prendiamo un'astra blu. Facciamo lo stesso procedimento, lo appoggiamo sulla morsa, stringiamo e prendiamo la misura. Usiamo le punte del calibro. Allora, che misura abbiamo qua? Qui abbiamo sempre 21, però in questo caso abbiamo 92, sarebbe 9 e una tacca piccola. 21 con 92, cioè che in questo caso praticamente le lamette, ragazzi, sono identiche, ok? Le Astra blu con le Bolzano non c'hanno differenza. Allora, Bolzano, Astra blu, Nasset. Proviamo una Gillette Nasset. Lamette che tagliano veramente veramente bene. Stesso procedimento, appoggiamo la lametta, la stringiamo e misuriamo. Allora, qui abbiamo la stessa identica misura, 21 con 02, con 92, scusate, con 92. Che per ora Bolzano, Nasset e Astra blu hanno la stessa identica misura. E Voskhod
Voscot, lamette abbastanza usate. Cerco di usare in questa prova le lamette che più vedo che usiamo nelle foto su Facebook. Allora la appoggiamo, stringiamo e prendiamo la misura. Ok, qui vedete che è leggerissimamente più piccola. Questa è 21 con 8 con 4 tacche, sì, che sarebbe 21 con 88. Voscot 21 con 88. Per ora la differenza è veramente minima, ragazzi, tra una e l'altra, veramente veramente minima. Io penso che all'incirca una differenza accettabile per sentirla in faccia, staremo parlando vicino al decimo di millimetro, perché dovete ricordare che poi questa differenza praticamente va divisa in due, perché la lametta dal centro c'ha il tagliente a destra e a sinistra, sì che se è un decimo sarebbe mezzo decimo in ogni lato, quello che sporgerebbe in più o meno se ci fosse una differenza di un decimo. Proviamo delle lamette che sono molto usate ultimamente, le Super Iridium, lamette che tagliano molto 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 bene, anche se vi dico la verità, io dove ho la curiosità è vedere le Feather e le Kai, però le lascio di ultime, perché sono le lamette che sono considerate più, vedete il vernier sta sempre a zero, sono considerate le più aggressive, non sia che siano più larghe delle altre lamette, per questo le sentiamo così più aggressive, perché vedendo il tagliente al microscopio io non vedo grandi differenze. Allora guardate, questa è 22 mm esatti. Questa è la Super Iridium 22 mm. Vedete che già fra questa e la Bolzano stiamo parlando di 0,6 decimi, e con la Nasset siamo quasi a un decimo di differenza, però già potrebbe spiegare perché queste sono lamette molto efficaci. Vedete che per ora di quelle misurate sono fra quelle che sono più larghe, sicché vengono un pochino più in fuori nel rasoio sicuramente, anche se stiamo parlando di misurazioni molto piccole, no? Però è anche, ragazzi, è un 0,4, 0,5 mezzo decimo, 0,4 decimo, ragazzi, incomincia a essere qualcosa in più che la lametta ti dà. E vediamo, Helios, queste venivano fatte in Germania nella stessa fabbrica che facevano le Bolzano. Vediamo se hanno la stessa misura. Allora appoggiamo la lametta, facciamola aprire un po' più la morsa, appoggiamo la lametta che rimanga dritta, stringiamo e vediamo la Helios che misura ci dà. Allora vedete che ora qui la Helios mi sta dando 21,98. Helios 21,98, sicché con la Bolzano c'è una minima differenza, ma veramente minima. 21,98. Comunque per ora sono tutte abbastanza uguali, la unica magari fra l'Astra Blu e la Wizmate c'è quasi un decimo di differenza. E altra lametta, Rapira, proviamo questa Rapira, questa è la Super Steel, vediamo che misura ha. Non mi sembra che sia drittissima, fatemela mettere per bene, ecco che appoggi così, perché se la metto storta è falso la misura. Allora la Rapira mi dà 21,96. Questa è quella più stretta di tutte per ora, no, la Bolzano era più stretta. Allora Rapira 21,96. La più stretta per ora è la Vosco 21,88.
Vedete che per esempio fra la Vosco e la Wismate c'è un 10,02, 1,2 decimi di differenza. Già stiamo parlando di 0,6 su ogni lato, che insomma qualcosa è. Lord Platinum, proviamo. Lord Platinum, altre lamette che normalmente sono usate. Non ho derby verdi, purtroppo le ho finite e non ne ho. Era interessante perché come sono fra le lamette considerate più delicate. Allora, Lord Platinum stiamo a 21,94. Quindi sto scrivendo, poi magari ve le metto nei commenti del video. Poi mi date le vostre considerazioni, se sto dicendo bischerate o se insomma qualcosa di certo ci potrebbe essere in questa considerazione. Lord Platinum. Allora, Shark Platinum. Vediamo, Shark Platinum. Shark Platinum. Scusate se in qualche lametta non vi ho messo la cartina. Allora, l'appoggio, la stringo e vediamo, il vernier sempre è azzerato. Facciamo la misurazione. Lord Platinum. Lord Platinum. Questa anche è stretta, vedete, 21,90 è fra le più strette. 21,90. E qui ho scritto Astra Verdi, però non vedo il pacchetto delle Astra Verdi, dove l'ho messo. Queste sono Astra, vediamo se sono le Astra Verdi. Saranno queste qua le Astra Verdi? Sì, Astra Verdi. Fatemi rimettere via la lametta che qui mi taglio la vena, se no ci ho passato il polso, mi sono dimenticato c'era la lametta ancora sulla morsa. Lord Platino, mettiamola a posto. Astra Verde. Astra. Lamette considerate molto tranquille. Vediamo che larghezza hanno. Allora, il vernier è sempre azzerato. Infatti vedete che sono molto strette. 21,92 le Astra Verdi. Ok, le ultime due ragazzi. Le ultime due. Proviamo Feder e Kai, che sono quelle considerate più aggressive come lamette, più efficaci. Vediamo se per casualità sono lamette che hanno la Feder, se hanno più esposizione perché sono più larghe delle altre, e magari è questo quello che ci sta fregando. La lametta è nuova, sta tutta incollata. Appoggio, stringo, prendiamo la misura. Beh, non è fra le più larghe, vedete che è 21,94, non è fra le più larghe. Per ora la più larga delle misurazioni è stata la Wismate, che è la unica che è 22 mm esatti. La Feder la rimetto a posto, se ce la faccio, perché ne è uscita un'altra dietro. Ce l'abbiamo fatta, e è rimasta allora da fare la Kai. Qualcuno mi scrisse sotto un video che le Kai erano più larghe come lamette, vediamo se è vero. Che poi ragazzi ci sarebbe anche da provare lamette di vari pacchetti per vedere se questa differenza di misurazione si mantiene o no. Magari qualcuno può fare le stesse misure a casa se ha questi strumenti e lo può vedere. Allora, ci aveva ragione il ragazzo che mi scrisse che le Kai sono più larghe che le altre lamette, e nemmeno di poco ragazzi. Guardate che misura ha la Kai: 22
più un decimo più 3 tacche, sì che sarebbe 22,16. Guardate quanto è più larga la Kai rispetto a altre lamette. Fatemela mettere a posto, ragazzi, perché mi conosco, so che poi me lo dimentico e finisce che mi faccio un bel taglio nel braccio. Fatemela mettere a posto. Il ragazzo che mi scrisse questo aveva perfettamente ragione. Le Kai sono le più larghe, per questo magari sono le lamette che più sentiamo aggressive. Allora fatemi togliere un po' qua tutto sto casino che c'ho, c'è rimasta una Elio fuori, me la rimettere nel pacchetto. Allora, poi tanto magari nei commenti vi scrivo le misure, ragazzi. Però guardate la differenza che c'è, per esempio, fra la Kai, che abbiamo visto che era la più esposta, e la meno esposta, che è la Vosco. Ora io a mente, ragazzi, non sono molto bravo, fatemi prendere qui il cellulare per non dire una bischerata. Fatemi aprire la calcolatrice, se la trovo, chissà dove sarà la calcolatrice. Questo non è il mio cellulare, eccola qua, l'ho trovata. Allora, se io faccio 22 punto, fatemelo fare così voi lo vedete anche voi, spero, 22,16 meno 21,88, guardate che differenza abbiamo, quasi 3 decimi di differenza fra una lametta e un'altra in larghezza. Sicché se io disegno qui la lametta all'incirca, questo è l'asse centrale della mia lametta, la metà. Se divido questa misura 0,28 di differenza, vuol dire che ho in ogni metà 0,14, stiamo parlando all'incirca di 1,5 decimi in più e in ogni lato. Ragazzi, è tantissima roba, perché se considerate che il Nodaci ha come esposizione della lametta positiva 0,13, se io ora gli sommo altri 0,14 fra una lametta e un'altra, sto praticamente raddoppiando l'esposizione del rasoio. E ora interessante sarebbe, però ci vorrebbe molto tempo, prendere diverse lamette e misurare se tutte hanno quella misura lì, o se questa lametta magari è stata una casualità. Magari possiamo fare un'altra prova con una Kai. Questo è lo stesso pacchetto? Sì, è lo stesso pacchetto, purtroppo ce n'è un solo pacchetto qua, però proviamo a prenderne un'altra, ora a sapere qual è quella che io ho messo dentro. Allora questa si vede che non è stata mai aperta, comunque anche questa si vede che è sigillata, però questa qua mi ispira di più. Proviamo a prendere questa che si vede che è completamente chiusa, proviamo a fare la misura per vedere se si mantiene anche su un'altra lametta questa misura che ci ha dato di 22,16. Fatemi prendere il verniel, qua si chiama verniele il calibro. Sì ragazzi, guardate, un'altra lametta 22,16, sì che questa è la misura. Forse stiamo facendo le cose fatte bene. E niente ragazzi, allora vi dico, questo potrebbe spiegare perché le Kai sono considerate lamette tanto efficaci. Forse non è tanto il tagliente che taglia di più delle altre lamette, se no che sporgano molto di più dal rasoio, e per questo le sentiamo che tagliano molto di più. E questo potrebbe essere perché a volte alcune lamette ci piacciono di più e a volte alcune lamette ci piacciono di meno, perché chissà, può essere che sporgano di più fuori dal rasoio e per questo sono più efficaci o meno. Ragazzi, mettetemi i vostri commenti ora sul video, ditemi cosa ne pensate, però mi sembra che all'incirca quello che vi sto dicendo e quello che i ragazzi dicevano sul gruppo
Telegram di Sbarbiamoci Senza Pensieri è molto certo. Ragazzacci, grazie.